il caldo e la disperazione che si respiravano a Bari, la Lernamo ha deciso di fuggire per qualche giorno, scegliendo come destinazione l'isola di Ischia, famosa per il suo mare cristallino e le sue terme. Protagonisti di questo viaggio sono due volti ormai noti: Graziana, che poi sarebbe questa bionda qui, e Rocco, che invece sarebbe questo tizio qui. Lasciata la loro madreterra, l'amatissima Puglia, i due sono arrivati a Napoli circa 2 ore e mezzo dopo e dal porto di Pozzuoli si sono imbarcati sul traghetto che li avrebbe portati a destinazione. Sul traghetto erano felici e spensierati, ancora ignari di ciò che li attendeva, e cioè un mix di sapori, colori, esperienze e qualche imprevisto. Tra il vento nei capelli, il mare blu e la compagnia dei gabbiani, il traghetto è finalmente approdato a Ischia. La vista che i nostri protagonisti si sono trovati davanti parla per se stessa, non c'è bisogno di altre parole. L'isola si è rivelata un vero e proprio paradiso sulla terra, incredibilmente bella. Percorrendo le strade, strette e con molte curve, ai due protagonisti si sono rivelati dei paesaggi mozzafiato. La prima tappa di Graziana e Rocco è stata raggiungere l'albergo. Ma prima di continuare ho una domanda. Anche voi, quando dovete partire per un viaggio, soprattutto all'estero, vi fate molti problemi a proposito dell'albergo? Sarà buono? Sarà in una zona centrale? Sarà pulito? Eh già, non è mica facile essere fortunati. E quando si trova un ottimo albergo, ecco che allora costa un occhio della testa. Ma per fortuna abbiamo la soluzione per voi e si tratta di NordVPN, lo sponsor di questo video. Con NordVPN potrete fingere di trovarvi in un qualsiasi altro paese del mondo con pochi semplici click. Vi basterà aprire il programma, selezionare il paese che preferite e basta, sarete lì, virtualmente ovviamente. Vi starete chiedendo, ma cosa c'entra un VPN con gli alberghi? Ebbene, vi abbiamo sempre mostrato quanto sia comodo e utile usare NordVPN per vedere film e programmi in altre lingue in streaming. Ma oggi vi vogliamo mostrare come sia comodo e utile utilizzarlo per prenotare le vostre vacanze e risparmiare cifre notevoli. Per questo noi ci siamo potuti permettere questo splendido albergo. Figata, no? Ora vi mostriamo un po' come funziona NordVPN con uno dei siti più utilizzati per prenotare una vacanza, Booking. Immaginate di trovarvi, per esempio, in Italia e voler andare a New York. Ecco cosa succede senza VPN. Questi qui sono i prezzi in euro che vi costerebbero questi alberghi. Bene, adesso accendiamo il VPN e fingiamo di trovarci in Argentina. Immettiamo la stessa destinazione e vediamo gli stessi alberghi. Ovviamente il prezzo è nella moneta argentina, ma facendo una conversione in euro, ecco quanto verrebbero. Insomma, mi sembra che ci sia un notevole risparmio, no? Se volete usare anche voi NordVPN, iscrivetevi usando il link in descrizione o il codice coupon LERNAMO e otterrete il 68% di sconto. Questo significa che pagherete solo $3,71, cioè l'equivalente di 3,30 € al mese e riceverete anche un mese gratuito. Ma ora torniamo ai nostri protagonisti. La seconda tappa di questa fantastica avventura è stato il Castello Aragonese, una meravigliosa struttura fortificata situata sulla cima di un'isola rocciosa su cui un tempo viveva l'intera popolazione di Ischia, la quale aveva trovato su quest'isola un rifugio dagli attacchi dei pirati. Seguiamo i nostri eroi.
Ma che eroi? Stanno camminando, non stanno mica salvando il mondo sti due. Ma essendo periodo di pandemia Covid-19, l'ascensore non era funzionante e quindi Graziano e Rocco hanno dovuto salire le scale a piedi. Con tanto di pausa caffè con vista. Riposati? Bene, proseguite. No, mi va tutto la testa. Ciò che più ha affascinato i nostri protagonisti del castello erano le sue terrazze panoramiche, dalle quali era possibile affacciarsi e godere di viste mozzafiato delle isole vicine, come Procida e Capri, nonché della costa sorrentina. Il loro preferito era il terrazzo degli Ulivi. Beh, che dire, Graziano e Rocco hanno proprio ragione, da qui la vista è superba. Dopo un pranzo fresco e leggero sul punto più alto del castello, i nostri due protagonisti sono tornati nell'albergo per prendersi un po' di meritato riposo e relax. Ah, perché hanno lavorato? Il cibo che i due si sono trovati di fronte è a dir poco sensazionale. Anche una semplice bruschetta come questa era divina, per non parlare poi del pesce o della colazione. La sera, Graziano e Rocco hanno avuto l'occasione di visitare Sant'Angelo, un borgo molto tranquillo ma anche altrettanto affascinante per via delle sue sensazionali viste. Ma come dicevamo prima, Ischia è molto nota per le sue terme. Essendo nata a seguito di un'eruzione vulcanica, tutto il suolo dell'isola sprigiona un'energia che rende le acque, soprattutto in alcuni punti, molto molto calde. Seguiamoli, ci stanno portando in uno di questi punti. Lo vedete il fumo che esce dall'acqua? Lì la temperatura arriva anche a 90 gradi centigradi. Ci si bruciava! Mentre dove ci sono le persone la temperatura era molto calda, ma comunque non si rischiavano ustioni. D'obbligo a Ischia è anche una bella escursione in barca per vedere le bellezze dell'isola da un altro punto di vista. I nostri due protagonisti hanno avuto la fortuna di avere come guida della barca e del viaggio un simpatico uomo del posto che conosceva tutti i segreti e le curiosità dell'isola. Eccovene qualcuno. La prima volta che hanno fatto la costruzione del castello con la terraferma c'era un ponte di legno, il ponte era tutto di legno, poi il mare se l'ha presa, l'ha mareggiata e l'hanno fatto di pietra così, e qui c'era il ponte elevatorio, capito? Ah, Il castello rimane sempre isolato. sì. Poi vedi questo qua, questo tratto qua, qui Sì. c'è la batteria con i cannoni qua. Negli ultimi anni ci hanno fatto prima ci hanno fatto un night club. All'epoca quando ero ragazzino veniva fermi con gusto a cantare, poi dopo hanno fatto la discoteca. Addirittura a quell'epoca, quando morivano le moto, le mettevano sempre sullo spogliato. Io ero ragazzino proprio, c'erano ancora gli scheletri delle moto. Andavo a vedere una volta solo andato per questo paura. Adesso non adoro. Ah,
e nel caso in cui non lo sapeste, vi ricordo che sempre la nostra guida ci ha anche detto che proprio qui a Ischia sono state girate alcune scene del famosissimo film Il talento di Mr. Ripley e della famosissima serie TV L'amica geniale. Sulla via del ritorno, i due protagonisti hanno fatto una breve sosta a Napoli, il tempo necessario per una pizza in una delle pizzerie più popolari di tutta Italia e del mondo. Una sfogliatella e un breve giro per ammirare tutte le meraviglie della città. Piazza Plebiscito, col Palazzo Reale, il lungomare, via Toledo. A proposito, qui hanno anche provato delle sfogliatelle salate, il che è una cosa piuttosto particolare, visto che di solito sono dolci. Spacca Napoli, e cioè la strada che va dai quartieri spagnoli al quartiere di Forcella, tagliando in linea retta la città di Napoli. E così, mi dispiace dirlo perché so che vi eravate già molto affezionati ai protagonisti, finisce questa storia. Ma se vi è piaciuta anche solo un po', non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace al video. Se invece state studiando la lingua italiana, non perdetevi tutte le video lezioni gratuite disponibili sul sito ufficiale di Lernamo, www.lernamo.com. Oppure potete anche seguire Lernamo e i suoi protagonisti su Instagram, Facebook e Twitter. A presto, ciao!